Buongiorno Monica ed Elena, siamo qui per la nostra amica Lele, Ciao. Ciao. la nostra amica donna. 5, 4, 3, 2, 1. Mi appare questa figura seduta tipo a una scrivania, una figura bianca che potrebbe rappresentare tipo la Madonna, e dietro c'è una persiana in controluce, quindi come se fosse davanti a una finestra con la persiana in controluce. Ti dà l'autorizzazione Elena? Sì, mi Monica. dice che Sì, sì, sì. Dice che è come se fosse incastrata in quell'energia lì familiare, la religiosa. Monica. Guarda, mi ha colpito che anche a me ha fatto vedere del bianco, però è come se indossasse un grembiule bianco e che ha una tasca ricamata con su un girasole, un ricamo bellissimo, fatto a mano. Poi mi fa vedere questo girasole che sfiorisce. E lei si rivolge a noi come a voler far ritornare questo girasole, bello, fiorito, vivo, fresco. Monica, vibrazione, poi controcanto Elena. E, attualmente durante questa sessione 7 miliardi, Se no normalmente? un po' meno a volte va proprio giù giù. Giù giù quanto? 1? Sì, Come che 0, qualche milione. Sì, Sì, anche sotto, è che vero. 0, Elena siamo lì 7 massimo? 12. Però, Consapevolezza. 158, visto un po' meno, 131. PS. 41, 38. Vite. 2691, 2328. Cervello. 8,7. Esattamente uguale. Elena, progetto. Corona di alloro. Perché? C'è proprio questa, è come se la vedessi, mi fa vedere che è come se dovesse essere incastrata a tutta una serie di idee, ideologie antiche. Quindi non si può muovere nella modernità, fa fatica, è come se si sentisse in colpa, quindi proprio il progetto è mantenerla nell'antichità, nell'immobilità dei tabù, tutta questa cosa qua. Monica. Del non si fa. Sì, Scambiata in culla mi è venuto. Come se in lei fosse rimasta questa sensazione di non essere amata come avrebbe potuto essere se fosse una figlia naturale. Non perché lei magari abbia veramente il sospetto di non essere la figlia naturale, no? Ma perché di fatto ritiene che gli sia stato dato un trattamento che sarebbe stato dato solo a una figlia non naturale. Elena, entità eteriche. allora c'è questa cavalletta che arriva proprio su una biga
proprio per mantenere questo freno nell'antichità. Poi c'è un leone che è seduto invece su un trono, tutto d'oro. E poi vedo due corvi, due uomini del tempo e poi due rettili, due tipo lucertole. Monica? Sì, e mi fa vedere anche una donna molto simile a quelle che lei ha descritto, perché me la fa vedere come se fosse un po' una donna anziana, quasi una senza casa, una mendicante, ed è tipo una sorta di strega demone del secondo universo. Monica, entità mentali. So che ce n'erano tre, dunque, perché non mi fa vedere la terza, che prima me l'ha fatta vedere? Allora, la prima è acqua e sale, poi mi fa vedere crivellata e baggianate. E Vai. per quanto riguarda acqua e sale, io direi anche 6. Mi fa proprio vedere lei che beve acqua e sale, quindi ovviamente un'acqua che non disseta, e che beve anche acqua e sale nel senso proprio le proprie lacrime. Quindi questa entità mentale che la porta proprio a vivere in continuazione situazioni e difficili, e dolorose, e ostacolanti, ehm, e sempre con delle complicazioni, mentre per gli altri magari le cose vanno snelle, veloci, eccetera, lei c'ha sempre l'ostacolo e quindi butta giù quest'acqua e sale. Poi crivellata mi fa vedere proprio come, sai, bucata da tutti i proiettili, no? Come se lei, attraverso questa entità mentale, si riducesse a volte proprio a un po' a un colabrodo. Cioè si sacrifica a tal punto, anche proprio a livello fisico e mentale, per compiacere le altre persone, per sforzi che deve fare proprio per mandare avanti la sua vita, che la fa essere così, tutta completamente bucherellata, senza energia, senza forze e annientata, ecco, no? E questa qui come livello direi sul 4. E 4-5 io dico anche baggianate, perché me lo dà in doppio senso, perché da un lato è come se ci fossero delle persone quasi che le rinfacciano di dire scemenze, sciocchezze, no? Come se non fosse importante il suo parere, ma dici solo baggianate, cose di poco conto, no? Che non è che sono vere, eccetera. Quindi da un lato questo sono gli altri, no? Che le fanno sentire tu non vali, le cose che dici non hanno importanza. Dall'altro è come se lei stessa si raccontasse delle cose che non sono vere e attraverso questo raccontarsi cose che non sono vere le fa realizzare. Ok, quindi le credenze nostre di fatto si realizzano sempre, siamo noi a farle realizzare, ecco. Livello? 4, 5. Elena. Sì, allora la prima, quella 6, la vedo mentre Monica la descriveva, la vedevo e dietro vedevo proprio il papà di Lele, ok, con due corde, quindi è proprio vivere la maggior parte delle situazioni nella sofferenza e nella fatica, con dietro diciamo, questa presenza pesante e preponderante della figura paterna. Poi baggianate, sì, io vedevo anch'io questa cosa, nel senso che questa entità mentale fa sì che Lele ribalti completamente i suoi pensieri creativi, diciamo la direzione dove vuole andare, i suoi progetti, ok? Li ribalta
a tal punto di essere l'opposto, perché l'entità mentale dice che quella cosa che lei le fa credere che quella cosa che lei ha visto e pensato sia tutta una stupidaggine, una baggianata che non è possibile fare. Sì. Sì, e l'altra, sì, quella crivellata, no? Era? Sì, è proprio questa entità mentale che negativizza ancora di più tutto quello che Lele cerca di fare, la direzione in cui va, e la vedo molto legata anche a quell'entità mentale con la biga, quella del secondo universo che la trascina molto giù. Ecco. Impianti, Elena. Allora, c'è questo impianto mentale che è un po' diverso dal solito, è come se fossero due ganci tipo giogo, però attaccati all'orecchio all'interno, ok? Che vengono tirati da dietro, quindi tutte le volte che lei va in una direzione viene tirata indietro e ricalibrata a seconda della direzione che le entità mentali le vogliono far prendere. Poi c'è una specie di, come se fosse uno scaffale di metallo messo proprio appena sotto le clavicole in orizzontale che divide completamente la comunicazione, cioè quasi completamente la comunicazione tra tutto il suo sentito che è nella pancia e nel cuore dalla sua mente. E poi ci sono questi due dischi che si illuminati di luce, tipo sembra una luce LED azzurra, messi sulle creste eliche, che è come se mandassero di continuo impulsi diciamo a questo monitor dove ci sono tutti i dati relativi all'ELE rispetto al progetto, diciamo, impostato dall'entità, e questi dati poi vengono ridistribuiti tra i cloni di Lele. Monica, vedo 4. vuoi aggiungere qualcosa? Sì, questo aspetto qua a cui ha accennato Elena di divisione lo vedo proprio nell'impianto mentale, come se si volesse separare l'emisfero destro dall'emisfero sinistro, così che lei non ha più comunicazione tra i due emisferi e non riesce ad essere completa, integra, no? Ma c'è questa idea proprio di tenere separati ambiti. Separati gli L'ambito ambiti. più... Sì, gli ambiti, sì, sì, sì. La sfera più razionale rispetto a quella più emotiva e intuitiva. Vabbè, questa volta va un po' via la tua di comunicazione, non quella di Elena. Perché? Sono giorni molto difficili, mi succedono di tutti i colori. Elena, cosa vedi in eterico circa l'incidente di piccolo incidente di Monica Casalingo? Possiamo dirlo o no? No, forse no. No, bene così. Proprio provocati in eterico, quasi da farle timore, un timore più di sfinimento più che di paura vera, di terrore, no? Quindi Lei parlava di Silvio, loro sapevano già che sarebbe avvenuta l'indagine Silvio. Certo, ormai lo sanno che noi. Era per dissuaderla? Il Era team per direbbe sì. dissuaderla, noi diciamo dissuaderla. Cosa ridi, Monica? Allora, sì, cercare di dissuaderla creandole sfinimento. Vero. Monica, si sono riusciti, vero? Hai pianto tutta la notte. No, però ha molto ragione Elena, perché effettivamente faccio anche fatica a dormire, ci sono un po' di rumore in casa. Quindi gliela diamo vinta. No, mai. Neanche. Una capocciona ariete come me. Esatto.
Va bene, alziamo il tendone e chiamiamo nel cinema, che forse stavolta è quasi più importante dei disincarnati, il papà di Lele, la figlia e il padre della figlia. Come alla fine di una pièce teatrale, no? Quando entrano gli attori finali a chiedere quasi l'applauso. Primo, papà. Vedo che l'accompagna la nipote perché lo vedo un po' smarrito, sai? Non sa bene come muoversi, lo vedo un po' confuso. Poi però si rivolge allo stesso tempo alla nipote in maniera un po' autoritaria, ecco. Quindi alterna questi due atteggiamenti. Sì, io lo vedo mentre entra, dice: ecco un'altra tua scostumatezza. Tutto così. Allora, nel cinema si viene da soli, non accompagnati, e per imparare, non per rivolgersi all'attore principale, in questo caso Lele, in alcunché modo, solo per imparare, men che meno in maniera maleducata, polemica. È proprio difficile per lui questo ruolo, perché è infatti. sempre stato lui a dettare ordine, le regole, i parametri, eccetera. Adesso starsene lì zitto e buono. Non viene. Dice: tu non puoi decidere, no? Di nuovo questa cosa. Io? Deve scegliere lui, dice. Chi non può decidere? Tu. È lui che decide. Io invito, viene alle mie condizioni, il cinema è mio, l'ho inventato io, cosa vuole? Peraltro la sua regione non mi sta neanche tanto simpatica, quindi ha maggior ragione. Sai che è proprio strano, perché è come se per venire al cinema dovesse abbandonare la sua modalità autoritaria, padre padrone, così, no? E dovesse entrare in questa modalità di malattia che ha adesso. Sì, infatti io vedevo proprio che quando tu gli hai detto così o niente, siccome c'è Lele, che è l'attore principale, lui prima di entrare si toglie la sua corazza, che era la Del corazza malato. di difesa, no, l'altra. Altra. E entra con la corazza del malato. Sì. Niente corazze. Entra così com'è, senza corazze, travestimenti. Da bambino entra. Sì, infatti vuole stare cioè tenere per mano suo nipote, perché si sente più sicuro. Quindi due bambini entrano, la nipote e lui bambino. Lei è ragazza, ecco, sembra più grande praticamente. Sembra più grande, sì. Sembra la sorella maggiore. Infatti, sì. Quindi bambino interiore? E arriva come bambino? Ecco. Sì, è anche una parte, credo, della sua infanzia, no? In cui lui era pulito, no? Rispetto a queste cose, queste sovrastrutture che si è poi creato crescendo. Sì. Padre della bambina. Sì. Entra un po' così. Niente da fare. Io ho preso il treno per venire qua e poi dopo per uscire dovevo riprendere il treno. Che discorsi, grazie. Quindi è preoccupato del viaggio. È un po' lungo sto viaggio e poi c'è l'orario alla stazione. Sì, diciamo che in Eterico non ci sono treni, stazioni, biglietti, orari. Lo sapeva. Tranquillo che prendi quello di ritorno. Come? Tranquillo che quello di ritorno lo prendi, ti ci mandiamo noi, tranquillo. Ok, quindi viene. Sì, però si vede che è un po' così.
Boh, ecco, boh. Va È un bene, po' qui, un po' sul treno. Sì, infatti. Ma- viene tanto per. Ok, causa esoterica di Elena, peso e ipertiroidismo. Beh, l'ipertiroidismo era palese con il continuo contatto col padre. Infatti adesso andava molto meglio. È andato molto meglio quando c'è stata quella situazione dove lei è potuta tornare dove voleva andare. Peso, ma un po' allora, quello sempre legato a questa situazione, ok? Sempre di questa vicinanza e non mi viene la parola, Vicinanza a cosa? al padre e Contrasto. questa sì, è più la mamma mia. L'imposizione, oh, là non mi veniva la parola, l'imposizione sempre, no, continua del padre, anche se Lele è adulta, è come se lei, per non subire quell'energia durante la vita di tutti i giorni, riempisse, diciamo, la parte più esterna del corpo e immagazzinasse lì questa energia pesante per non doverla vivere e metabolizzare. Quindi Monica. questo, ecco. Sì, mi aggiunge i capelli, come se fosse un unico contesto, no? Peso capelli, ipertiroidismo. Sì, questa sfera legata al padre, ed è come se lei attraverso queste soluzioni del suo corpo avesse scelto di sacrificare la propria femminilità. Mi fa proprio vedere una rinuncia della femminilità, quasi come per tenere testa al padre. Capito? Rinunciare alla propria femminilità, acquisire in un certo senso, no? Dei tratti maschili, ed è il modo che lei ha in un certo senso per opporsi a lui. Capisci? A resistere alla sua autorità e prepotenza. C'è una ragione legata a vite precedenti tra questa figlia e questo padre, cioè Lele e questo padre. Allora, a me fa vedere questa vita dove erano lì, però erano fratelli, sempre maschio e femmina, ma fratelli, e vedo che gestivano questo posto dove avevano dei cavalli con delle carrozze che affittavano, non so se si affittassero a quei tempi. Però avevano proprio questo posto dove c'erano appunto delle carrozze ed era tutto loro e lui era già molto rigido, quindi cioè se una carrozza andava lì doveva rimanere lì perché andava molto in crisi e si alterava subito se qualcosa era diverso da quello che lui aveva deciso che doveva essere. E invece la sorella era più morbida, quindi era l'addetta a comunicare con i clienti e lei faceva fatica un po' a stare con questa rigidità del fratello. Questa vita qua. Un'altra vita, Monica? Allora, dunque, le forti attitudini psichiche che ha adesso, io gliele vedo in questa vita che mi propone, dove lei era una sorta di maga e fa una sorta di malocchio a lui. Al padre di oggi. Ok, possiamo parlare di karma vendicativo? No, non è il karma vendicativo, è semplicemente capire da un'altra prospettiva un qualcosa. Se tu non cambi prospettiva, quindi se non assumi un altro ruolo, una determinata lezione non la apprendi, o meglio ancora non ti ricordi che cosa significa.
Non è punizione. Causa esoterica Monica dell'artrosi alle mani. Ma lì l'ho vista come se lei, guarda, mi fa vedere questa roba qui di crivellata, no? Dell'entità mentale. Mi fa proprio vedere come lei si sia super sacrificata, si sia proprio la sgobbona proprio fatto, vedo proprio con la schiena piegata, non si è risparmiata in nulla, ok? Ma cioè, nonostante si sacrificasse in tutto e per tutto, da fuori le arrivavano rimproveri, come se non facesse abbastanza, e lei stessa come se si rimproverasse di non aver fatto abbastanza. Cioè, le assorbiva veramente tanto. E vivendo però il tutto con molta tristezza ed infelicità, perché diceva: ma io mi faccio il mazzo tanto, non concludo mai niente, tutti si lamentano e sono infelice. E vedo proprio che è come se si creasse questa rigidità, no? Alle mani, questa deformazione alle mani, come se si fosse sedimentato tutto questo che abbiamo descritto, si è sedimentato lì, nelle falangi. Come tormentarsi le mani? Come quando ci si... Sì, Elena? Sì, a me è arrivata proprio l'immagine che è come se lei stessa, in eterico, è come se sta tutto il tempo a impastare, come se dovesse impastare la pasta del pane per fare il pane, ok? Ma è sempre ad impastare, non arriva mai a lievitare e a cuocere il pane. Quindi, come diceva Monica, sempre lì, no? A farsi il mazzo, a usare le mani sempre, 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 senza mai arrivare all'obiettivo. E quindi Il proprio... risultato. Sì. Una Penelope che aspetta Sì, Ulisse. esatto. Aspetta Ulisse, Monica, no? Causa esoterica Monica della perdita di capelli. L'avevamo vista prima, era insieme al peso, al problema alla tiroide, sì. Memoria. Scarsa memoria. Uno dei punti più comuni in assoluto. Siccome ti stai ricordando, ti facciamo calare un po' la memoria. Sì, lì mi è venuto questo insettoide con la biga, no? E mi fa proprio vedere che appena lei va avanti, si proietta in avanti e quindi ovviamente anche ha dei ricordi, ha la mente lucida che funziona, ecco queste redini, diciamo così, che la riportano indietro, che le danno una sorta di compressione anche proprio a livello cerebrale, quelle zone deputate alla memoria, affinché lei regredisca, ritorna indietro. Elena? Sì, addirittura da togliergli il ricordo, quindi in eterico è come se ci fossero delle tavole con su i pensieri e i ricordi che lei le utilizza, e quando arriva a un ricordo utile, molto utile, che lei può cogliere all'istante e seguire quella via lì, viene tolta la tavola di quel ricordo. E quindi bassa rimane autostima, vuoto. Elena. La bassa autostima, diciamo che allora, ecco, vedo questa immagine qua. Allora, suo papà, allora, figurati suo papà con l'interferenza di Lele legata, che è come se agisse attraverso suo papà, ok? Potrei dire che sia Leone, quel leone sul trono, ok? Agisce attraverso il papà per limitare e impedire a Lele di fare le sue esperienze e crescere, quindi fin dai 10-11 anni così. Il fatto di non farle fare le cose per Lele significa: se non le posso fare perché non sono in grado di farle da sempre, e quindi limitata fin da lì, e quindi la bassa autostima è lì ed è legata anche all'entità mentale come si chiama quella? Crivellata, acquessare, Baggianate, ok, che la convincono che quello che lei pensa e vuole fare siano tutte appunto baggianate, quindi non sei neanche in grado di pensare a quello che è utile fare, quindi proprio una bassa autostima in tutti i sensi. Monica.
Sì, confermo tutto e in più mi fa proprio vedere, credo delle frasi che le dicesse il padre, no? Che non sei capace, non sei bella. È come se fossero ormai un disco che si ripete in continuazione nella sua testa. Molto interessante la sessione doppia, perché a volte su delle questioni la risposta è una e vedete le stesse cose con lievi aggiunte. A volte la risposta è talmente vasta che vedete due aspetti diversi per dare proprio una visione completa, Mm, come le vite precedenti con il padre, una era una e l'altra era mm, un'altra ancora, con due aspetti fondamentalmente profondamente diversi, non mm. opposti, ma profondamente diversi. È sempre molto affascinante. Bene, altruista con le persone, ora anche con gli animali, l'ultima della fila è sempre lei stessa. È crivellata, no? Mm. Questo, lei ridursi a un colabrodo pur di avvantaggiare gli altri, purché gli altri stiano a posto, siano bene, eccetera. Io poi alla sera sono sfinita, per me non ho fatto assolutamente niente e anzi forse mi sono anche imbruttita, affaticata e scontentata. Quindi vado a letto con la coda tra le gambe. Sì. Sì, sì. Mm. Nessuno Sì, mi ha sì. riconosciuto lo sforzo, non ho fatto niente per me stessa, sono insoddisfatta. Mm-mm. Mhm. Non realizzata, quello che ha è il lavoro giusto. Nì, nel senso che sta andando nella direzione giusta, per come la vedo io, che è effettivamente quella di poter gestire un locale. Però adesso lei sta facendo, diciamo, la dipendente è più negli aspetti bassi, no? Diciamo così, del locale. Io invece vedo che lei ha assolutamente tutte le carte in regola per fare l'imprenditrice. Nel ventaglio delle possibilità, dove la vedi meglio? È solo un suggerimento, ovviamente. E non lo so, lei mi ha mostrato appunto questo locale che ha un aspetto particolare, si distingue molto dagli altri proprio perché sceglierà di dargli un'impronta molto originale. E io non lo so perché l'ho vista come un po' retro anni 50, non so, ecco. E infatti poi mi ha stupito che tu hai detto quella cosa del marchio. Mhm. Mm. Ecco, perché mi era venuta proprio quella immagine retro che è anni 50, no? Vedo proprio anche il microfono, sai, quelli un po' anni 50, vedo questa atmosfera qui. Un locale però dove non lo vedo aperto a pranzo, eh. Elena? Sì, anche il menù molto particolare, nel Sì. senso cose particolari, poche e solo quelle, quindi è come se fosse proprio un posto dove non vai semplicemente a mangiare, ma vai, è come se fosse un, un- un- mm, un teatro, no, ma uno spettacolo, ecco, uno Sì, spettacolo con la cena eh, sì, sì, è vero, annessa, perché mi ha ecco. fatto vedere proprio il palco, il microfono. Esatto, il palco, sì. E c'è anche l'entrata come se dovessi dare il biglietto come se fossi al cinema, no? Quindi devi prenotare lo spettacolo tal dei tali con la cena, quindi non è un ristorante comune. Blocco e confusione nella crescita personale, Elena. Allora, lei si approccia, vedo che lei si approccia ad alcune cose che potrebbero essere per lei interessanti, che la incuriosiscono, ehm, e quelle lì rispetto a quelle viene bloccata, viene proprio le sue entità mentali e anche le altre entità le dicono che quelle lì sono tutte baggianate, appunto come dicevamo, e che lei non è in grado, non sarà in grado di starci dietro, quindi ancora prima di iniziare le abbandona e poi viene un po', diciamo, è come se lei iniziasse a seguire le cose e poi dice ma va, no, questo per me non mi serve oppure non riesco a farlo, non riuscirò mai a farlo, ok, quindi sempre bloccata e la fanno
trottolare in giro senza mai arrivare a qualcosa che possa essere utile per la sua crescita personale, se diciamo che stai ancora un po' alla ricerca di qualcosa di esterno che possa aiutarla verso la sua crescita personale. È ancora molto sballottolata qua e là. Monica? Sì, a conferma ti dico che mi compare questa specie di anziana che io ho visto nel secondo universo e che lei poi ha visto a volte manifestarsi durante la sua vita, come se la guardasse e la confondesse e le facesse perdere proprio l'orientamento, come quando lei ha trovato una strada che può essere quella giusta, questa vecchia del secondo universo la guarda e le fa dubitare che quella sia la strada giusta e quasi non gliela fa neanche più vedere, le crea proprio questo stato di confusione, di spaesamento. Va bene, portale aureo per mamma, nonna materna e se c'è un'anima, l'aborto. Ma la prima cosa che mi arriva è proprio l'anima del bambino abortito, che quello che mi fa vedere era proprio alla ricerca di dell'esperienza con una madre, eh, mm, come si dice, una madre da sola senza il padre, no? Che avrebbe cresciuto senza il padre, senza la volontà del Ragazza padre. madre. Ecco, una ragazza madre, ok? Quindi lui aveva scelto proprio questa figura qua e poi lei ha deciso di abortire, quindi poi è rimasto in sospeso questo qua. Mm. Non lo vedo reincarnato, però lo vedo qua. Monica. Dunque, la nonna e la mamma vengono insieme. Comunque loro due sono madre e figlia, no? Mhm. E quindi vengono proprio a fianco l'una all'altra. E poi si mette di nuovo di fianco per fare madre, figlia e figlia, si mette Lele. Allora, istintivamente vedo che Lele dà prima la mano alla nonna, però un po', cioè come se in realtà volesse che fosse la mamma a darle la mano. Mentre loro due, madre e figlia intesa come nonna materna e la madre, si stanno già dando la mano, lei è come se si sentisse di nuovo fuori. E Di l'aborto? nuovo estranea. Oddio, io l'aborto l'avevo visto diversamente, sai? Nel senso che avevo visto l'anima, però avevo visto proprio che era come se le due anime, quella di Lele e quella di questo bimbo, si fossero accordate per comprendere su un terreno comune due cose, ovvero che ehm, la vita è vita e non può essere deciso da chi non va verso la vita. Perché mi ha fatto vedere questo uomo che non se la sentiva di essere padre, che era tardi, che di qua, che di là, mille scuse così, e poi è come se di fatto lui non fosse proiettato già di per sé alla vita, capisci, all'impulso proprio della vita, al principio della vita. E invece hanno capito sia Lele che questa anima di bimbo non nato quanto è importante seguire l'impulso di vita. In tutti gli ambiti, non solo intendo vita come nascita, ma vita proprio come fare le cose, come affermare la gioia, la nascita di un progetto. Ecco, questo. Quindi c'è una PS. Sì. Sì. Messaggio della PS a Lele. Era maschio o femmina? Per me è maschio. Secondo me sì. La vita è luminosa ed ha una forza straordinaria. Lasciati condurre dalla forza della vita.
Elena? Gli dice next time. La prossima volta. Ma Sì. perché è rimasto qui e non si è incarnato? Per dare questo messaggio? C'è qualcosa che li lega, secondo me è più qualcosa che cioè, è stato un po' trattenuto da Lele, secondo me. C'è tipo un filo bianco che però lo vedo partire da Lele. Non è riuscita a farlo andare del tutto. È uno degli svariati sensi di colpa che lei ha, ne ha parecchi, perché c'è sempre da rimproverarsi qualcosa, e fra le varie cose c'è questa, sì. Va bene, madre, messaggio a Lele. Io non ti ho seguito quando eri bambina, però tu mi hai seguito quando io stavo male ed ero in difficoltà. E questo è senza prezzo. Elena? Mi spiace di vedere solo ora di essermi stata fatta trascinare da tutte delle valle che dicevano essere necessarie nella vita e non aver potuto invece spendere parte della mia vita insieme a te in altra maniera, più presente e più a goderci l'una all'altra. E lo vedo solo ora. Messaggio della nonna. È stato un po' faticoso crescerti, e mi spiace che tu abbia accumulato tutte queste insicurezze. Vedo quasi che le accarezza i segni che sono qui vicini agli occhi, le accarezza questi vicino alle labbra. Come se toccandogli i segni naturali, insomma, no, del viso, volesse andare a sanare queste sofferenze, queste rinunce, queste insicurezze, queste cose anche molto brutte che Lele si è detta nel corso della vita. Elena? Sì, è come se in un attimo le creasse una maglia fatta con i ferri e gliela mettesse e dice questa maglia è la maglia della spinta, della forza, dell'impulso, della propulsione, quasi come se la facesse diventare un razzo che parte. Se vi dico clown o Pierrot, cosa mi dite? Secondo universo. Secondo universo dei bambini proprio, no? Ecco, entità utilizzate per avvicinare i bambini. Sì, è come sì, proprio il terrore, chiamare il terrore e il pianto. Se vi dico canto? Ma proprio lei cambia di luce. E diventa più alta, più aperta. Sì. Canto lei da fare lei, canto lei da sentire gli altri che cantano, da sviluppare cose intorno al canto. Ma allora adesso contraddicetemi se sono da contraddire. Lele ci ha raccontato una situazione, la potremmo riassumere con una parola. Lele, diciamolo, no? È una sfigata. Perché talvolta ridi? si è ritenuta così, è vero, È proprio una sfigata. Lei Di fatto è solo un essere certo. umano. Quindi che cosa pretende? Cosa vuole? Vedi, tutte queste esperienze vanno proprio in senso opposto, nel farle vedere quanto è grandiosa, qual è la sua essenza divina. Tardi ormai. No, è tardi ormai, non si può fare più niente. Quel che è fatto è fatto. Chissà cosa pensa la gente poi.
L'avvocato del diavolo. Sì, ecco. sì, queste sono le Giusto. entità mentali che ha lei, quella soprattutto Sì, sì. baggianate, queste cose qua. Sì. Anche l'altra, quella C'è qualcosa di per gli altri. segreto che lei ci vuole mostrare adesso e che nessuno, vabbè, esclusi il cinema e il portale Aureo, che tra l'altro chiudiamo, salutiamo tutti dentro. Mhm. In tutta questa storia, escluso cinema e portale Aureo, sono andati, no? Sono chiusi. Sì. Ci sono entità, impianti, il leone sul trono, cazzo il trono è d'oro, oh, leone su un trono d'oro, chi è che ce l'ha un trono d'oro? Tu ce l'hai Monica un trono d'oro? Ah. Quindi voglio dire, Lele è proprio sfigata. Che cos'ha però Lele che non ha nessuno? Non ce lo vuole mostrare così in un attimo, senza solito cluster, avatar. Ma lei mi fa vedere che fa pa. Adesso scusatemi, sono stonatissima, no? Hai capito questo pa? E mi fa vedere che le cose intorno a lei cambiano. Adesso non mi viene neanche in mente come si chiama quel film che era proprio ambientato negli anni 50, Smallville, non mi ricordo, no? Che da bianco e nero diventa colori. Al Mhm. suo pa, ecco, tutto quanto diventa colori. Come se lei davvero riuscisse a cambiare la vibrazione delle cose intorno a sé nel momento in cui canta, produrre proprio una trasformazione. E questa è una dote incredibile che lei assolutamente deve poter esprimere, perché non solo vedo che cambia dentro di sé, alza le proprie frequenze, ma è proprio quasi come se portasse le piante di nuovo a diventare più rigogliose. Eh, Anche il legno, mi fa vedere dei mobili di legno, no? Che si ravvivano. Che nota è questa? Fa? Sì. Quindi lei fa, Fa. deve fare cose. Sì, fa. Sì. Fa. Cosa ridete tutte e due? Hai visto È come siamo in bello, sinergia? infatti. Ah, È ok, perfetto. allora vi faccio ridere, dai. Sì. Ma Elena, ma quindi niente, non è una sfigata? No, lei ha questa porta segreta circolare nel muro nero che apre e dietro c'è questo prato pieno di fiori diversi, ogni fiore è diverso e ogni fiore che lei raccoglie crea la sinergia per creare tutto quello che lei desidera. Proprio crea, le crea proprio la strada eh, verso i suoi obiettivi, verso quello che vuole creare. Va bene, io vorrei che adesso, non so se vi ricordate quando c'era da bambini c'era Superman, e quando si doveva trasformare da quello lì insomma, Clark Kent, in Superman si apriva la camicia e sotto sul petto c'era la S di Superman, no? Vorrei Uh-huh. che lei facesse questa cosa e sotto mostra chi è, anima. Vorrei che lo facesse davanti ai due corvi, i due uomini del tempo, la strega, i due rettili, il leone e la cavalletta. E davanti a baggianate, acqua e sale e crivellata. Tutte queste entità hanno in mano un fogliettino con scritto sfigata e lo agitano. Lei se le mette tutte davanti e cosa succede? Lei se le mette davanti e quando apre la propria camicia compare un girasole. Tra questi fiori è proprio il girasole che all'inizio era ricamato sul suo grembiule, adesso invece è vivo, è reale. Ed è un fiore proprio che ha la potenza di un sole, di un ad eternum. E vedo che praticamente arriva questa energia che parte dal girasole, dai petali del girasole, e riesce proprio completamente a pervadere tutti questi spettatori qua, che sono le varie entità.
li pervade, li fa arrotolare ed è come se si creasse una sorta di vortice in cui girano anche i fogliettini, no? Che gli hai messi fra le mani. E che succede? Vengono spazzati via. Sì. Bene, dietro a Sfigata nei fogliettini c'era un contratto. Che se n'è liberata. Quanti erano, Elena? Quanti sono? I contratti sono circa 3.900 qualcosa. Non il doppio delle vite, ma quasi. E cosa ne fa? Andiamo al cluster a vedere, a verificare, a star tranquilli. Allora, c'è questo enorme pianoforte che è circolare, ok? E lei suona tutti i tasti, sai come se facesse la scala in un attimo, suona tutti e mentre li suona tutti i contratti entrano in un portale definitivo. Monica. Sì, vedo che mentre entrano proprio disegnano una spirale. Questa è anche la firma di Lele? Come è fatta? Oddio, adesso me la fa vedere un po' chiave di sol, perché comunque c'è dentro la spirale, nella chiave di sol. Uh-huh. Avatar, che è successo? E ha spazzato via uno che sembrava quasi un insegnante severo, con la bacchetta in mano, con lo sguardo un po' rigido, molto giudicante, che comanda e giudica. E questo qui l'ha già inserito dentro il portale definitivo, però. Uh-huh. Cosa ha messo al suo posto? E questa bacchetta che serviva per picchiare, no, i bambini sulle mani, lei è come se l'avesse trasformata in una bacchetta magica e di nuovo crea questo movimento a spirale per generare l'ad eternum. Beh, incredibile. Nuova frequenza, Elena. 397 miliardi. Monica. Sì, 3,95. Sempre Elena e Monica, consapevolezza. 184%. 188. PS. 63. 60. Vite. 2014. Sì. Cervello. In questo momento si è alzato a 9,4. Sì, 9,5. Molto molto bene, non ci sono più entità. No. E il padre Solo cosa no. fa? Nel cinema. Davanti a questa super figlia. Mi tocca dirti brava. Dice da piccolino, dice per me ormai è tardi. Ed è così? Il suo punto di vista. Volendo potrebbe? Volendo sì. Beh, volendo sì. Vuole? No. Ma no, è più No. facile rimettersi le altre due corazze. Sì. Quindi resta Clark Kent. Mm. Non super papà. No. Va bene. Gli diamo una Vic, la diamo alla figlia e al padre della figlia.
Oh mamma, mi serviva proprio questa Vic, dice la figlia, perché tra il fatto che è nell'adolescenza, tra il fatto che ci sono state un po' di varie vicissitudini nella loro vita, a volte è un po' sbalenata, diciamo, no? Mm. Eh, Sì, in effetti adesso è molto più centrata, serena, vero? centrata, esatto, e si sente molto più di affidarsi alla mamma, ecco, proprio. Vederla più come guida, sì. Esatto. Messaggio finale, Elena, di Lele a se stessa. Un fiore alla volta, il tuo prato porterà i tuoi frutti. Mi fa vedere lei che se rimane centrata come il più possibile, diciamo, nelle condizioni di oggi, con la centratura di oggi, con un piccolo obiettivo alla volta, proprio quindi un fiore alla volta, arriverà a realizzare quello che vorrà e ne sarà veramente felice e divertita anche da quello che farà. Sarà un gioco, sarà la sua vita proprio, la vivrà molto allegramente e serenamente. Monica. Sono una donna che crea e mi fa vedere tutti gli aspetti in cui lei si manifesta essere donna. Come mamma mi fa vedere come donna che sa proprio creare dei progetti per la sua vita, ma anche come donna da un punto di vista estetico. Vedo che inizia a prendersi maggiormente cura di sé e a valorizzare la propria bellezza che di fatto ha sempre ignorato e mortificato. È come un rifiorire come donna proprio, sotto tutti i punti di vista. Come vedi il girasole, Monica? E adesso è enorme. All'inizio era ricamato, poi era un girasole di dimensioni medie e adesso è un girasole così grande dove lei si può sedere. E sarebbe anche tentata di invitare pure la figlia a farla sedere all'interno della corolla. È tanto grande, quindi. Sì, molto. Lo vedi questo girasole, Elena? Sì. Le vedo sedute dentro. Che Quindi segue il sole, quindi è loro che sono rivolte verso il sole e si godono tutta questa energia del girasole e del sole. quindi è il contrario, perché il girasole dà le spalle al sole. Sì, E questo è il però girasole creato da Lele. Sì, è come se la seduta seguisse il sole. Qual è la causa esoterica del fatto che il fiore del girasole dà le spalle al fiore, al sole? Sarà una causa biologica che ignora, non ci importa, ma perché nella creazione gioco è stato creato un fiore così bello che non guarda il sole ma gli dà le spalle? Un girasole, uno dei tanti, vedo questo campo e questo girasole che mi dice così io prendo l'energia direttamente da dentro, cioè come se la facesse entrare da dietro e poi la diffonde nei petali. Monica. Ho fatto vedere. Sì, molto simile, perché mi dice la luce della verità sono io. E non il sole. Mm. Immagine finale, prima Monica e poi Elena. Vedo proprio che è stesa così sul girasole a prendere questo sole e mentre è stesa al sole si moltiplicano le idee e i progetti da realizzare concretamente e sta proprio crescendo in energia, in voglia di fare, la vita proprio che si spalanca, che si fa sentire. Elena. Sì, vedo lei e sua figlia sedute, io le vedo sedute nel girasole che proprio prendono il sole e ehm, è come se ci fosse un circolo, no? Quindi l'energia del sole entra, lei crea col petalo, mi viene che è come se le mettesse in ogni petalo la nuova creazione e poi rimandasse all'esterno questa energia e di nuovo così, quindi proprio tutto un circolo. Ditemi se possiamo concludere così. Abbiamo iniziato con una sfigata,
abbiamo finito con una super figlia. Mhm. Super figlia e super donna, Sì, aggiungerei. sì. Perfetto. Allora abbiamo finito.